noi siamo in viaggio, il sole sta sorgendo e qual è il modo migliore di incominciare questo video? Buongiorno! A proposito del viaggio, ma quanto abbiamo guadagnato con e grazie a YouTube nel nostro primo anno di monetizzazione? Ovviamente parleremo anche delle sponsorizzazioni, promozioni, affiliazioni, eccetera. Oggi vi racconteremo tutto. Prima di arrivare ai numeri dobbiamo approfondire come e perché abbiamo intrapreso questa strada. Questa parte merita di essere compresa nel modo giusto, quindi approfittiamo di questo viaggio per raccontarvi la prima parte. Ma visto che neanche Aladdin riusciva a ragionare con la pancia vuota, ci fermiamo a fare la colazione. C'è scritto pure. Buono. Molti conoscono la nostra passione per il video, infatti il video che ho regalato a Maya per 30 anni di matrimonio comprende le clip di oltre 30 anni, solo che una volta le riprese erano molto meno digitali, decisamente tutte nastrate, e la durata della batteria non permetteva nessuna ripetizione della ripresa, buona la prima sempre. E si riparte. Ma torniamo a noi. Quando è una passione, soprattutto quando si parla di creatività o arte in generale, quindi non soltanto YouTube, difficilmente che parti con un progetto pensando al guadagno. Ovviamente, se in seguito si riesce a crescere anche da quel punto di vista, ben venga. L'altro giorno, ma guarda che bello! Bellissimo. L'altro giorno guardavo un video di Efren che parlava più o meno dello stesso argomento e lo diceva anche lui, che se pensi prevalentemente al guadagno, meglio scegliere un progetto meno creativo, perché prima o poi la creatività verrà meno, a me no. E come qualche mese fa abbiamo di nuovo scelto la variante di... la panoramica. Senza la passione giusta difficilmente staresti lì a fare mezz'ora, anche di meno, di video utilizzando 3, 4, anche 500 clip. Proprio ieri per montare ultimi 3 minuti di un video ci ho messo 3 ore. A proposito, si tratta di un video registrato in Olanda e l'intera serie partirà il 18 settembre. Ma esiste un modo per rendere remunerativa anche la passione? Ma sicuramente, solo che ci vuole tanto impegno, tanto lavoro e tanta pazienza. Qualche lavoro c'è, ma l'autostrada è vuota. Speriamo che fino a questo punto siamo stati chiari. Procediamo verso i numeri adesso. Quindi andiamo a parlare di YouTube. YouTube. Argomento YouTube lo affronteremo domani mattina, perché stasera facciamo la pizza. The next morning. Noi cerchiamo di fare video per un pubblico di qualità, cioè il pubblico che ci guarda per i nostri viaggi, per i contenuti interessanti e non che ci guarda per le disgrazie vere inventate o perché abbiamo messo un clickbait. Però qui ti devi scontrare con gli algoritmi di YouTube, che vabbè è un argomento già trattato 1000 volte, ma se ci credete o no, mettete un titolo, per esempio 3 cime di Lavaredo, che sembra interessantissimo e non ti vede nessuno, perché a YouTube non sei interessante, quindi non ti propone. Attenzione, non lo stiamo dicendo come lamentela, ma abbiamo notato che alcuni hanno una percezione sbagliata delle nostre visualizzazioni, che poi sono importanti ai fini di guadagno ed è di quello che stiamo parlando. Una persona addirittura ci ha accusato che abbiamo comprato i follower. Di cosa si tratta? Così arriviamo anche ai numeri. Vi ricordiamo che per noi è il primo anno di monetizzazione, anzi sono passati soltanto 11 mesi. Un anno fa avevamo 1000 iscritti, mentre ora siamo circa 17.000 e il nostro video standard in una settimana raggiunge 2000 visualizzazioni, più o meno. Poi ci sono quelli che fanno molto di più e quelli che fanno un po' di meno. La persona che ci aveva accusato non aveva fatto il caso che i nostri video non è che fanno un botto nei primi giorni e poi si fermano, ma grazie ai titoli e ai contenuti vanno avanti un anno e anche oltre. Un esempio banalissimo: l'anno scorso abbiamo pubblicato video realizzato in Valpusteria. I 3 video nei primi mesi non sono riusciti ad arrivare a 1000 sommati tutti e 3.
ora hanno superato 15.000. Ora vediamo un po' i numeri, ma prima cambio la sedia perché questa qua tiene la schiena dritta. E dopo una veloce colazione riprendiamo velocemente perché sta già facendo il caldo. Nell'ultimo anno, che per comprendere i periodi, come avevamo già detto, dove avevamo meno di 1000 iscritti, abbiamo totalizzato 420.000 visualizzazioni. Ma qui parliamo soltanto di video lunghi, cioè quelli della lunghezza normale. Ma vi sembra ancora poco per 17.000 iscritti? Ora vi diamo qualche dato in più. Negli ultimi 6 mesi, cioè dal febbraio 2023, da quando YouTube ha incominciato a monetizzare i shorts, abbiamo pubblicato circa 15 shorts. E se i video normali, 80 da quando abbiamo aperto il canale, hanno totalizzato 420.000 visualizzazioni, 15 shorts hanno totalizzato 4,3 milioni. Tantissimi iscritti sul nostro canale sono arrivati proprio dai shorts. Alcuni sono rimasti a guardare anche i video normali, alcuni continuano a guardare soltanto i shorts. Ma quanto alla fine abbiamo guadagnato con tutte queste visualizzazioni? 1.208 euro. E di questi qua 1133 provengono dai video normali, mentre da 4 milioni e passa shorts 65 euro lordi ovviamente. Ma chi fa questo mestiere guadagna mica soltanto da YouTube, ci sono sponsorizzazioni, promozioni, affiliazioni, i veri soldi dovrebbero ancora arrivare, almeno per qualcuno, però per prima cosa spostiamoci da questo sole. Forse non utilizzeremo i termini giusti, ma ci perdonerete, visto che non siamo del settore commerciale. Sponsorizzazioni sono quelle che ti fanno dormire i sogni tranquilli. Un'azienda decide che fai promozione dei loro prodotti, fai un contratto annuale o addirittura di più e sei abbastanza tranquillo. Come sapete abbiamo installato tantissime cose sociali, ma solo quelle che ci servivano, e abbiamo sempre fatto il video e in modo involontario abbiamo fatto anche pubblicità. Ma era sempre pubblicità. Ma non direi, in quanto abbiamo detto sempre quello che pensiamo e le valutazioni non erano sempre positive, anzi c'erano dei casi che erano addirittura disastrose. E questi fatti probabilmente hanno decretato che noi non siamo molto interessanti come ambasciatori. Lo stiamo dicendo con un pizzico di autoironia. Noi pubblichiamo soltanto un video a settimana e su social ci dedichiamo prevalentemente ai nostri viaggi. A tante aziende questo non basta. Insomma, guadagno zero. Invece per le promozioni abbiamo avuto un sacco di proposte. Ma cosa noi intendiamo per le promozioni? Promozione e realizzazione di un video in cambio di soldi oppure del prodotto stesso, praticamente un cambio merce. Dal principio abbiamo deciso che non promuoveremo nulla di quello che non utilizziamo personalmente o perlomeno che non l'abbiamo testato a fondo. E questa cosa ha fatto sì che abbiamo rifiutato quasi tutte le proposte. Tendalino abbiamo dovuto aprirlo per il frigo. E per non sembrare presuntuosi, vi facciamo qualche esempio. Ci hanno offerto le bici elettriche, ma noi non abbiamo un portabici. È vero che per loro bastava che facessimo un giro anche soltanto attorno a casa, ma noi no, perché sennò come facciamo a dirvi come funzionano ste bici? Altro esempio, power bank, insomma batterie portatili con inverter integrato, contattati da 4 aziende, una dei quali leader del settore, addirittura di un'agenzia vera che ha visto i nostri video. Risultato, rifiutate, perché nessuna di queste aziende con power bank dava il pannello solare. Perché? Perché in quel momento erano interessati a promuovere solo la batteria, ma che senso ha per uno che viaggia in un van prendere solo una batteria portatile senza un pannello solare? Dove cavolo la carico? E questo la dice lunga anche su quanto sono preparati addetti marketing. E vi diamo un ultimo esempio, bici compostabile. Ci hanno contattato che buttiamo fuori dal van il nostro VC chimico, quello normale, per mettere un VC compostabile, che in un van, voglio dire, sapete quanto spazio occupa? E in più dovete avere tantissimo spazio per stivare tutte le cose necessarie, insomma quelle che servono dopo quando a coprire la cosa. Visto che non l'abbiamo spiegato, che cos'è cambio merce? In realtà un'azienda ti regala un prodotto o un servizio che magari a te interessa in cambio della promozione. Semplice. Quello che non è semplice, soprattutto in caso nostro, che noi impieghiamo diversi giorni tra riprese, editing, pubblicazione, tantissime ore, quindi il cambio merce deve essere molto sostanzioso. In realtà un cambio merce l'abbiamo fatto, ma parleremo nel prossimo capitolo, affiliazioni.
E che cosa sono le affiliazioni? Ve lo raccontiamo dal camper, perché ci siamo rifugiati qua, visto che fa un caldo assurdo. Tu promuovi un prodotto, inserisci link o un codice sconto per i tuoi iscritti e dall'azienda ti viene riconosciuta una percentuale, bassa di solito. Nel frattempo ho fatto anche il caffè. In alcuni casi sei tu che acquisti il prodotto, chiedi l'affiliazione. Oppure azienda te lo vende a un prezzo inferiore, in certi casi te lo regalano. Quello che non abbiamo detto per le promozioni vale anche per le affiliazioni, ma parafrasando il Simone di Steps Over, una volta disse: mica ci faccio gasolio se mi regalano una maglietta. Poi i codici sconto in Italia sono molto inferiori rispetto ai sconti che trovi online, quindi il tuo iscritto cosa fa? Cerca altrove. Sì, per le aziende questo è un modo equo per guadagnare, ma in realtà, come dice Maya, utente compra dove gli conviene, azienda si promuove comunque, è unico che perdi sei tu. Sì, noi ci siamo tenuti abbastanza lontani da questo tipo di reddito, però l'abbiamo fatto anche noi. E ora ve lo spieghiamo. L'affiliazione che abbiamo fatto è soltanto la conseguenza del prodotto che volevamo provare, insomma era una specie di omaggio della casa. In realtà si tratta dei filtri d'acqua e video uscito da tempo sul nostro canale, una soluzione che noi abbiamo cercato per mesi, una soluzione giusta per noi, per van, per pompa di immersione. Perché ci abbiamo messo così tanto lo potete vedere nel video che è uscito settimana scorsa e si chiama Vivo per Miracolo. E finalmente abbiamo un guadagno, 65 euro, sempre lordi ovviamente. E prima di concludere questo video, tirare la riga e fare le somme, volevamo raccontarvi un fatto che la dice lunga su questo mondo e che quelli che ci seguono su Facebook, Instagram, TikTok lo conoscono già, ma vale la pena di essere raccontato anche qui. Veniamo contattati da un'azienda leader nel settore, tra l'altro per un prodotto che potrebbe essere molto interessante per noi, che nella lettera che ci manda dice che stanno preparando un piano di collaborazione per offrircelo e abbiamo detto finalmente una cosa seria. Passano i giorni, loro non si fanno sentire e noi cominciamo a capire che non è così urgente e che non sembra neanche una cosa così seria. Insomma, più una botta e via. Adesso, per non tirarla molto per le lunghe, allora dopo un paio di settimane ci arriva la mail che ci dice: ci sono tantissime persone che come voi hanno richiesto il prodotto. Ma noi non abbiamo richiesto nulla. Quindi in questo momento quello che possiamo offrirvi di acquistare prodotto a un prezzo diciamo leggermente scontato è il codice affiliazione. Insomma, siamo passati da vi offriamo una collaborazione seria a vi daremo codice sconto se acquistate il prodotto. Penso che ogni commento è superfluo. Poi in seguito abbiamo saputo che ci sono le persone che acquistano prodotti apposta soltanto per ottenere codice promozione, perché non sappiamo perché, ma facendo in questo modo rovinano anche le persone che lo fanno da anni seriamente per vivere. Inoltre abbiamo aperto anche un negozio su Amazon, ma soltanto perché tanti ci chiedevano dove abbiamo acquistato i prodotti che abbiamo a bordo. In un anno abbiamo raccimolato un buono Amazon di ben 25 euro. Insomma, fatta la somma di buono Amazon, affiliazione da 65 euro e quello che abbiamo preso con YouTube, otteniamo una cifra che, una volta pagate le tasse, ci permette di pagare metà di questa telecamera, ovviamente senza obiettivo, che utilizziamo per le riprese. Dimenticavo, soltanto perché è un vecchio modello. Vogliamo ringraziare alcune aziende che ci hanno definito persone serie e non i soliti marchetari. E con questa notizia bomba e con queste mosche vi salutiamo e vi diamo un appuntamento a Parma al Salone del Camper. E a parte il sabato che probabilmente faremo le riprese, seguiteci su Instagram per sapere dove ci troviamo in quel momento e noi saremo lieti di incontrarvi. Speriamo di vedere qualcuno. Ciao! Ciao! And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.